Quando parliamo di aristocrazia, pensiamo subito a una classe privilegiata, alla nobiltà. Insomma, conti, marchesi, gente di prestigio, di una certa influenza. Ma è davvero così? L'aristocrazia è soltanto questo, uno stato sociale. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Aristocrazia, dicevamo, ma che cos'è? Quando è nata? E cosa vuol dire davvero questa parola? Scopriamolo insieme. Beh, già tra gli Etruschi esiste qualcosa di simile, una classe dominante. Un'elite di guerrieri che detiene il potere militare e religioso. Ma è nell'antica Grecia che nasce l'aristocrazia che tutti conosciamo. Siamo in pieno VIII secolo a.C., ad Atene. La monarchia è appena caduta. E i discendenti dei padri gloriosi che hanno conquistato l'Attica prendono il potere. Prendono il nome di aristocrazia, una parola dall'etimologia geniale. È composta infatti da un superlativo assoluto, aristos, che significa il migliore e il più degno, e da un sostantivo, kratos, che vuol dire signoria, dominio, comando supremo. Aristocrazia è dunque per i greci il governo dei migliori, dei più dotati dal punto di vista morale e intellettuale. È una forma di governo innanzitutto, prima ancora di essere una classe sociale. Per Platone è addirittura la più virtuosa. Pensa a un governo di filosofi. Ma il suo discepolo Aristotele non è d'accordo. È vero, l'aristocrazia nasce per perseguire il bene comune, proprio come fanno la democrazia e la monarchia. Ma anch'essa è una forma degenerata, l'oligarchia, il governo di pochi che pensano solo ai propri interessi. A Roma la parola aristocrazia a poco viene a indicare, oltre alla forma di governo, anche la famiglia che si distingue per ricchezza, per l'esercizio di una carica importante, cavalieri che ci sanno fare con le armi. E durante il feudalesimo prende i connotati di una classe nobiliare vera e propria, che riveste un ruolo decisivo nella vita pubblica. I titoli e i privilegi concessi dal re sono ereditati di padre in figlio. Il sovrano elargisce ricchezze ed incarichi in cambio di eserciti, che solo l'aristocrazia può garantire. Ma poi dal 1500 in avanti i monarchi si dotano di milizie proprie e l'aristocrazia perde la sua funzione originaria. Sopravvive però, resta al servizio del re mantenendo privilegi e potere sociale, ma subisce un colpo mortale con la rivoluzione francese, alla fine del 1700. Riuscendo a sfuggire alla sorte sino al XIX secolo, quando la creazione di nuove forme di Stato più democratiche pone fine alla sua esistenza. Cosa ne pensi di questa parola? Beh, se ti fosse piaciuta, allora dai, lascia un commento qui sotto e valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Poi mi raccomando, attiva subito la campanella delle notifiche per non perderti tutte le novità. Quando allora parliamo di aristocrazia quasi fosse una casta, torniamo per un attimo alle origini della parola e all'etimologia, che prima ancora di una classe sociale ci racconta di un governo eccezionale, esercitato da uomini con capacità superiori, da quelli più meritevoli di tutti, dai più degni, insomma, dai migliori.